Trascorsa l'esperienza di Tomar, il nostro viaggio continua in direzione a Lisbona. Per arrivarci percorriamo la strada che ci porta finalmente verso l'oceano, e più precisamente verso Nazaré. Non abbiamo il tempo di visitarla a fondo, ma un passaggio era sicuramente doveroso. Le spiagge sono esattamente come ce lo aspettavamo, grandi ed accoglienti. D'altra parte è una delle mete più famose frequentate dai surfisti nel mondo. Il percorso che ci porta a Nazaré non ci risparmia qualche tratto temporalesco e nuvoloni, ma il tempo in Portogallo si sa, è imprevedibile, in particolar modo nel mese di settembre. Questo è un lungomare di Camoggo, di Nazaré. Emanuela? Ciao. Vieni, facciamoci un video di fronte all'Oceano Atlantico. Salve, siamo Daniele e Emanuela, siamo di fronte all'Oceano Atlantico. Il vento è fresco, devo dire, però il sole è caldo. Vero? Sì? Ci siamo dati anche un bacio davanti all'Oceano Atlantico, perché è giusto, non ce l'avevamo mai dato, giusto? No. Sì. E lo riprendiamo e ora proseguiamo il nostro viaggino. Ok? Vai. E questo è Nazaré. Superata Nazaré, la strada doveva portarci direttamente al centro di Lisbona, dove avevamo prenotato il nostro albergo, ma ho avuto per così dire la brillante idea di arrivare direttamente a Capo da Roca, per immortalare un indimenticabile tramonto. Il navigatore mi dà un percorso visivamente più lungo del previsto, evitando la strada che passa da Sintra. Penso tra me e me che ogni tanto il navigatore va schiaffeggiato e forzato a ciò che il pilota di fatto ha intenzione di fare. Niente di più sbagliato. Tom Tom anche questa volta docet. Non avevo la più pallida idea che la collina di Sintra, lungo l'asse stradale della N247 che porta a Capo da Roca, fosse così piccola e naturalmente lenta. Di fatto una strada che fondamentalmente è un enorme parco di siti e punti di interesse storici, alcuni dei quali li visiteremo nei giorni successivi. È vero, perdersi è anche bello ogni tanto, ma non nego che in quel momento ero preoccupato per le condizioni del meteo. Ogni tanto però bisogna seguire l'istinto. Arrivare a Capo da Roca è stato davvero una bellissima esperienza per ciò che significa, per il valore che ognuno di noi può dare ad un luogo noto, soprattutto per latitudine e longitudine. Per me era un must ed un obiettivo motociclistico da spuntare dalla lista. Salve, siamo Daniele e Emanuela, siamo a Capo da Roca. Fa freddo poi, secondo Emanuela. L'area decisamente atlantica. Gli abbiamo lasciato la moto. È un punto ideologico della mappa mondiale questo qua.
Da Capodaroca proseguiamo verso Lisbona, ma non ci fermiamo a Cascais. Tappa saltata perché il tempo era poco ed il meteo troppo incerto. In più la stanchezza della giornata iniziava a farsi davvero sentire. Non vediamo l'ora di arrivare in albergo. Questa è la strada che porta a Cascais dopo Capodaroca, là sotto c'è Capodaroca e ora si comincia a vedere il tramonto. Lo so, lì è nuvoloso, mortacci sua, non ci ha voluto regalare sto tramonto. Però ce lo sta regalando adesso, va bene? Ciao amore, saluta! Questo per dire che siamo arrivati a Lisbona, quello è il nostro hotel 5 stelle. Siamo già seduti a mangiare di fronte all'hotel, un ristorante tecnicamente italiano. Sono buono. Cioè l'odore ti piace? È un po' cidogno come birra. È stata una giornata particolarmente... Una delle giornatine che organizza Daniel, diciamo. Però bella, ci siamo divertiti. Oggi abbiamo fatto il Allora, siamo partiti da Tomar. Tomar. Prima di partire però siamo andati a visitare il convento di Cristo. Siamo andati quindi a visitare il convento di Cristo, che è stata un'esperienza fantastica, no? Direi proprio di sì. È stata un'esperienza davvero molto bella, siamo stati praticamente a bocca aperta per tutto il tempo, abbiamo camminato forse per 2 ore e mezza senza neanche accorgercene, poi siamo tornati in hotel, ci siamo cambiati nei servizi della signora, non gli abbiamo visto il nome alla signora, come si chiama? Lena. Ah, Lena, bravo, Lena, che ci ha gentilmente offerto i servizi dell'hotel mentre consumavano fagioli, immagino, dalla puzza, non so cos'è. No, non lo sapremo mai, ma credo che non lo vorremmo neanche scoprire. Vabbè, comunque in questo, diciamo, ambiente profumato ci siamo cambiati, siamo saliti in moto e abbiamo incominciato a percorrere la strada verso Lisbona, ma facendo delle tappe. La prima tappa l'abbiamo fatta a Nazaré. Usciti da Nazaré ci siamo diretti verso, quasi per caso, Sintra. Siamo entrati per caso a Sintra, che è un po' ingarbugliata Sintra, non lo so come descriverla, però sappiamo che dobbiamo andarla a visitare perché è molto fiabesca, da quel poco che ho potuto vedere, è molto boscaglia, bosco da fiaba, non lo so. Allora, in realtà siamo andati a Sintra perché dovevamo andare a Capodaroca. Ecco, la premessa è questa. Per andare a Capodaroca, direzione Lisbona, puoi scegliere 2 strade, o dalla parte sud, quindi da Cascais, oppure da sopra, da Sintra. Allora io, in maniera ignorante, non conoscendo la strada, chiaramente ho fatto la strada che non avevo più percorso, quindi ho fatto una specie di itinerario a chiudere Sintra, Capodaroca, Cascais a sud e poi Lisbona. Il problema è che Sintra non è proprio una città, è una via che gira intorno a un piccolo paese e c'è all'interno di questo borgo sostanzialmente c'è la... come cacchio si chiama? La qualcosa di Pegno comunque. Che dobbiamo andare a visitare comunque. Allora dobbiamo trovare un sistema per poterla visitare, non so come. Stradina allucinante, piena di tuk tuk, c'è anche la linea dell'autobus, bellissima tra l'altro, ed è un posto allucinante. E poi da lì abbiamo preso la strada, siamo usciti a trovare il percorso perché non è stato neanche semplice, e la strada che ci ha portato al bellissimo Capodaroca, ovvero il punto più a ovest del continente europeo. Ora qui i sofisti della geografia potranno esprimersi in tutte le maniere, comunque la parte più sinistra dove possiamo arrivare dall'Europa, ok? Non era? Ok? Sì. E ti ci hai buttato, giusto? Un freddo, cane, però ora sono raffreddata anche, penso che sia raffreddata, si dice raffreddaci, in portoghese si dice raffreddaci, e quando sei raffreddaci ci vuole molto amore. Sì. Allora, a Capodaroca abbiamo siamo riusciti anche a far decolare il drone, a fare delle foto, spero di scaricare presto per poterlo mettere
i nostri bei ricordi. E proprio aspettiamo di mangiare, mangiamo qualcosina, abbiamo fame. E poi dite a Nanna E perché Lisbona è immensa, io non so come... non so che Come, come faremo. come ci organizzeremo? Però questo del Dovendo andare anche a Sintra, non lo so Rick. Non lo so Rick. Non lo so. Lo saltiamo Sintra e facciamo solo Lisbona. Boh, domani vediamo quello che riusciamo a vedere. Sintra la possiamo lasciare anche per un altro giorno. Come potremmo andare a mangiare? Con le cipolle a me, grazie. Grazie. Serve? No. Grazie. Buona cena. Grazie, gentilissimo. Questa è la cena di oggi, no? Quella un po' più leggera del solito, Sì, diciamo, no? ci stava. Al posto solito baccalangio ci mangiamo un po' di insalata ancio, o no? Saluto con la manina? Ciao, buon appetito. No, con la manina quella